Chiamo Renzo Servatei, quindi l'organizzatore e l'amministratore delegato della società che organizza Autopromotech, per chiudere questa giornata, in realtà anche proprio il programma di talk, no? Quindi il prossimo appuntamento sarà da voi, e avere magari anche qualche anticipazione su Autopromotech. Intanto, come avete visto questi talk, che ne pensate? Perché è un esperimento di quest'anno. Ma noi abbiamo avuto il piacere di fare questo esperimento perché ci siamo resi conto che abbiamo un patrimonio di espositori straordinario, non per piaggeria nei confronti dei relatori, ma perché in Italia abbiamo delle eccellenze assolute. Qualcuno ha accennato che esportava l'80%, ma qui abbiamo aziende che esportano l'80, il 90% della propria produzione in tutto il mondo, perché in Italia sia aziende italiane sia filiali estere di aziende italiane, queste multinazionali che abbiamo visto, vengono in Italia e producono e progettano in Italia. Quindi quando si parla di crisi dell'automotive perché si fanno pochi veicoli, è vero, dispiace, però abbiamo migliaia di piccole e medie aziende nel settore delle attrezzature, nel settore dei componenti, che sono leader mondiali. Noi acquistiamo auto estere che hanno il 30%, il 40% di componenti italiani, le attrezzature sono attrezzature italiane, e quindi abbiamo l'orgoglio, ed è il motivo poi perché in Italia c'è questa, che è una delle più grandi fiere al mondo, in alcuni settori è la più grande fiera al mondo. Vengono 20.000 persone da tutto il mondo a Bologna a visitare la fiera e a incontrare questi espositori. Allora, ci sembrava abbastanza normale far conoscere alla stampa queste tecnologie. Poi qui l'abbiamo vista in 8 minuti. Noi pensiamo che abbiamo 150.000 metri quadri, quindi tutto il quartiere di Bologna sostanzialmente, pieno di queste realtà che ci raccontano delle storie che sono storie fondamentali per la mobilità, perché è stato detto bene, qui adesso abbiamo i veicoli software based vehicle, sono dei computer che fanno delle cose straordinarie. Io stesso, che sono del settore, mi stupisco, ho preso ovviamente la macchina con tutto quello che c'era di cose, vedere solo che quando si accendono i fari abbaglianti con i fari adattivi ti tiene buio, diciamo, il veicolo che va davanti anche nella strada di montagna, spegne la parte quando arriva diciamo, quindi stiamo parlando di fari, quindi una volta era una lampadina, adesso sono dei computer sostanzialmente che mi consentono di avere un'amplissima visibilità, che naturalmente devono essere mantenuti dalle attrezzature di questi espositori, per far sì che io possa continuare ad avere quel quadratino, che chiaramente dietro c'è una storia straordinario, che la macchina mi dice: guarda che hai dimenticato il telefono in macchina, stai attento, fermati che sei un attimo stanco, perché vuol dire che mi vede e mi riconosce. E sono cose straordinarie. Ecco perché abbiamo questa grande manifestazione a Bologna, ecco perché vi abbiamo voluto far parlare dai protagonisti. Poi qui gli abbiamo dato 8 minuti perché ovviamente, ma ci sarebbero delle storie straordinarie da raccontare. Ecco, ma per Autopromotech il 21-24 maggio, quindi a Bologna, cosa ci dobbiamo aspettare? Chiaro, anche io mi occupo di auto da tanti anni, in realtà con questo tipo di attenzione la filiera non l'avevo mai analizzata come è stata nei talk, e devo dire che si conosce molto di più anche il prodotto, no? Quindi ecco, venendo ad Autopromotech, cosa... Ma il tema è sostanzialmente, abbiamo parlato di veicoli basati sul software sostanzialmente, ecco poi perché c'è questa grande fiera, e se vediamo all'auto, una volta mi interessava sapere se andava ai 240, ai 230, se aveva 200, 300 cavalli, adesso invece mi interessa sapere che cosa, tant'è vero che ci sono declini delle grandi saloni dell'auto. Adesso per vedere le auto nuove si va a Las Vegas alla Consumer Electronic Show, che è CES, Consumer Electronic Show, che è diventata la più grande fiera dell'auto, perché alle persone interessa poi sapere quali sono questi dispositivi sostanzialmente. E quindi verremo a Bologna con una attenzione. Quando si parla di intelligenza artificiale, è stato ricordato molto bene, non è che uno deve pensare chissà che cosa, quale stranezza o quale ologramma viene fuori, semplicemente fa sì che tramite questi programmi, se prima ci voleva, che so, 100 ingegneri e un anno per progettare un qualcosa, adesso magari bastano 6 ingegneri e un mese, quindi la tecnologia si evolve. Abbiamo visto questo reverse engineering che fanno le aziende per fornire, diciamo, l'assistenza all'autoriparazione indipendente. Perché è importante? Si parlava prima
di collaborazione tra case automobilistiche e autoriparazioni indipendenti. È importante perché sostanzialmente noi abbiamo circa 100.000 aziende di autoriparazione, 400.000 persone che ci lavorano. Questo garantisce la libertà, prima si parlava l'interesse dell'automobilista di poter scegliere dove andare, sostanzialmente di evitare dei monopoli. Questo nell'interesse dell'automobilista e della rete di riparazione del PIL italiano e anche del costruttore, perché ovviamente se acquisto un veicolo e magari lo devo andare a riparare 200 km, magari spendere 1.000 euro per vedere un cambio d'olio, adesso sto facendo ovviamente una esemplificazione, un'estremizzazione, è chiaro che magari acquisto un altro veicolo. Quindi in questa collaborazione, e chiudo dicendo che deve coinvolgere anche, a parte il PRA, ma anche il legislatore, dobbiamo anche creare un quadro normativo, e quindi ci sono tutte le associazioni autopromote che di proprietà di associazioni di categoria, quindi non c'è un privato che organizza fiere, sono associazioni che si organizzano sostanzialmente la loro fiera, e fare in modo che le normative... Sono due associazioni, no? Sono due associazioni, ma poi c'è collaborazione anche con tutte le altre associazioni che abbiamo il piacere di avere a Sogomma, ma abbiamo Anfi, abbiamo Federavate, insomma me le voglio dimenticare tutti quanti collaboriamo e cerchiamo di fare in modo che il legislatore legiferi per regolamentare lo stato della tecnica e non, come è successo in passato, legiferare non tenendo conto della tecnica che ha creato poi i problemi che adesso stiamo vivendo. E qui mi fermo perché noi siamo neutrali da un punto di vista ovviamente dell'alimentazione. Delle tecnologie, certo. Va bene, allora, grazie a voi, grazie a tutti. I relatori a Bologna sono tutti a disposizione qui fuori.